Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere come si mettono le marce e i servizi di questo Fiat Agri 110/90 DT del 1996 che monta un motore 5861 cm3, 6 cilindri aspirato da 110 cavalli, per un peso di 4400 kg. L'attuale proprietario, dopo averlo comprato, ha lucidato la carrozzeria e cambiato gli adesivi con quelli che c'erano in precedenza. E fuori, infatti, come potete vedere, è davvero bello. L'interno invece è ancora in fase di lavorazione. Bene, andiamo in cabina e cominciamo. Bene, accendiamo il trattore con la sua chiave. Potete vedere che ancora c'è il suo portachiavi originale Fiat Agri, e a me questi dettagli piacciono davvero tantissimo. Bene, allora, sulla destra abbiamo questa leva, che è quella delle marce. Se io dalla folle la sposto a sinistra, in avanti avrò la prima, indietro avrò la seconda. Se la riporto in folle, spingo in avanti, avrò la terza, indietro avrò la quarta. Se la riporto in folle, spingo verso destra, in avanti avrò la quinta, indietro la retromarcia. Quest'altra invece è la leva delle gamme. Allora, se io la porto a sinistra, indietro avrò la gamma più ridotta, la super lenta, perché questo trattore monta il riduttore. Se la porto in avanti avrò la seconda gamma, se la riporto in folle, la tiro indietro, avrò la terza gamma, in avanti avrò la quarta gamma, la più veloce. Poi qua sul parafango troviamo questa leva, che è la leva per l'acceleratore a mano, e i comandi rapidi per il sollevatore o liftomatic. A fianco al sedile poi troviamo questa leva che comanda la posizione del sollevatore, mentre invece quest'altra leva a fianco comanderà lo sforzo controllato del sollevatore. Poi qui abbiamo queste tre leve che comandano tre distributori idraulici. Questa è la leva della frizione, della presa di forza, che si disinnesta portandola in alto e poi premendo il bottone e riportandola in basso si reinnesta. A fianco alla leva c'è quest'altra levettina più piccolina che serve per comandare la sensibilità del sollevatore, più o meno, e invece sotto al sedile c'è questo pomello che ci servirà per determinare la velocità di discesa dei bracci del sollevatore, più o meno. Mentre invece sulla pedana troviamo il pedale per il bloccaggio dei differenziali, premendolo e poi si disinnesterà schiacciando i freni. Sulla sinistra, a fianco al sedile, troviamo allora questa leva un po' più lunga che ci serve per innestare la doppia trazione spingendola in basso. Con questa levetta un po' più corta sceglieremo se i giri della presa di forza saranno sincronizzati con i giri del motore in basso oppure con i giri del cambio in alto. Questa leva è la leva del freno a mano, mentre invece quest'altra leva più a sinistra ci permetterà di scegliere la velocità della presa di forza quando è sincronizzata con i giri motore, 1000 quando spingeremo la leva in avanti, 540 quando spingeremo la leva indietro. Qui a destra, sotto il volante, troviamo l'interruttore per il lampeggiante, quello per le frecce, il clacson e gli annabaglianti, mentre invece qui a sinistra troviamo gli interruttori per le luci di lavoro, e questo pulsante, il penultimo dal basso, ci servirà per fare un controllo generale e dell'olio. Mentre invece ancora più sotto troviamo la chiave di accensione, l'accendisigari e le quattro frecce, mentre invece con questa manopola si potrà sbloccare il meccanismo che tiene ferma l'inclinazione dello sterzo. Bene, direi che possiamo andare a fare un giro e vedere il funzionamento
del cambio in movimento. Allora, quarta, retro e andiamo. Prima, lampeggiante, Bene, io ho finito, spero che il video e il trattore vi siano piaciuti. Se ho dimenticato o sbagliato qualcosa fatemelo sapere nei commenti, e se vorrete vedere altri video di questo tipo iscrivetevi perché presto ce ne saranno di nuovi. Alla prossima!